Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per provare Ren Sport e ragazzi, vi sfido perché ne ho visti di video di questo gioco, ne ho sentite di opinioni su questo gioco, non vi nego le similitudini che ho trovato nel feedback con R Factor 2 e ve ne dico un'altra. In realtà approfitterò, dopo la prova che ho fatto con Ren Sport, di riprendere in mano anche R Factor 2 perché in realtà andare a fondo con quelli che sono i settaggi di questo gioco e andare a capire come funziona un pochino il suo force feedback mi ha aperto un pochino gli occhi su alcuni aspetti che voglio riprovare anche su R Factor 2, perché uno dei problemi, per esempio, anche che c'era su quel gioco è che alcuni aspetti del feedback sui cordoli, anche sulle asperità della strada, sono sempre troppo accentuati e soprattutto con basi di alto livello bisogna sempre combattere molto con quella che è la forza del volante. Ma ragazzi, forse ho trovato la soluzione. Ma ragazzi, banda alle ciance, sigla! Eccoci finalmente in pista con Ren Sport e subito a livello di force feedback vi voglio dire che da autoferma ha la stessa identica sensazione di R Factor 2, cioè la stessa sensazione di ruota a terra che sento quando giro ai box R Factor 2, ma in realtà sentirete durante tutto il giro che farò, in cui vi racconterò un pochino quelle che sono le mie sensazioni, l'estrema vicinanza che questo gioco ha con R Factor 2. Anche prima di entrare in pista voglio farvi vedere quali sono le mie opzioni di force feedback, perché in realtà il reale segreto l'ho scoperto qui. La prima cosa che andrete a settare è la forza del gioco. Potete tranquillamente settarla al 100%, come su R Factor 2. Non ci sarà possibilità di clipping e questo secondo me è un bell'aspetto di questo gioco. Sotto invert è a secondo se vi troverete o meno il force feedback invertito. In questo caso con SyncCube 2 no. Filter è un filtro che ritroviamo anche in R Factor 2. Io l'ho settato a 4. Qui trovate quello che più si adatta a voi. In realtà vi va a togliere un pochino quello che è l'effetto sull'asfalto, va un pochino a smussare alcune forze. Personalmente in 4 ho trovato un valore che a me piace. Secondo me non va tenuto troppo basso, ma cercate anche qui il valore che più vi piace. Wheel Torque Capability, qui è il segreto. Ragazzi, è qui che ho scoperto la magia di questo gioco, perché di default avevo utilizzato gli stessi newtonmetri che avevo messo nel pannello di SyncCube 2. In realtà ho iniziato a ragionare come in realtà ragiono sempre su iRacing, quindi ho selezionato il volume massimo che in realtà dovrebbero avere le auto, tutte le auto che sono qui all'interno, poi naturalmente ognuno avrà le sue, ma quello che dovrebbe essere il valore massimo percepibile di force feedback all'interno del gioco, e questo poi verrà ripartito a secondo di quella che io sceglierò sia la forza massima in True Drive. E anche qui vi farò vedere quelle che sono le mie impostazioni. Un profilo, ragazzi, davvero basic. E altra cosa molto bello, come ho riscontrato nelle ultime versioni di Assetto Corsa Competizione, si sta piano piano affievolendo l'utilizzo dello Static Force Reduction. In questo caso, ragazzi, come potete vedere, l'ho utilizzato a 0. Lo Static Force è per me uno dei filtri più belli, ma finché non c'erano giochi adatti a basi Direct Drive. Più a mio avviso si sta piano piano affinando lato software, quello che dovrebbe essere la percezione che dobbiamo avere alle mani, e meno questo software inizia a servire. In questo caso, ragazzi, 0. Il resto mettete un po' i valori che più volete. Io utilizzo anche uno slew-rate abbastanza importante, ma perché mi piace una sensazione più naturale, meno nervosa del servo. Ma anche in questo caso muovetevi giù di lì, scegliete quello che è per voi il settaggio migliore. Ma ragazzi, la vera magia è qui. Provate a mettere 50 e riprovate questo gioco. Sensivity metto al 100%, è la sensibilità che deve avere lo stesso rispetto al gioco. 100% è in realtà un valore neutro. Minimum force, ragazzi, neanche a parlarne, 0 su tutti i Direct Drive, 0. Io in realtà consiglio 0 anche basi da intorno ai 5 Nm come la CSV V2, V2,5, 0 ragazzi. Solo con volanti di bassissima fascia utilizzatela per darvi un pochino più di corpo alla base, ma il resto 0. Tick rate
tick rate in realtà è il refresh rate del force feedback, in questo caso 400 è il massimo, come è lo stesso valore che troviamo in assetto corsa competizione, e lasciamo quello. A questo punto penso sia arrivato il momento di entrare in pista. Vediamo. Eccoci qua. Al momento non c'è un limite nei pit, io in realtà li faccio a massima velocità e usciamo dai box. La cosa subito che vi rendete conto è che anche la parte dell'asfalto come feedback è molto presente tra le mani, anche utilizzando questo profilo che a mio avviso è quello che va più a smussare tante cose. L'asfalto rimane sempre molto presente. Questo regolatevi voi con quella che è la forza massima della vostra base. Io in questo caso ho scelto 22 Nm, che è di più della forza che utilizzo su qualsiasi gioco, ma con questa situazione, con questo settaggio che è possibile su Rennsport, personalmente l'ho voluto alzare di un po'. Anche qui però trovate quello che è il vostro settaggio per voi. I cordoli questi leggeri, ragazzi, si sentono benissimo. L'effetto di guida è lo stesso che io e lo stesso piacere che ho con R-Factor 2. Io lo adoro quel gioco, graficamente un po' mi disturba, e in più in quel gioco mi disturba che a secondo dell'auto che guidate sento che devo sempre andare un pochino a toccare il force feedback. In questo caso, ragazzi, perfetto, bello, bello, bello. E conto che ancora siamo in versione beta. La sensazione mi piace tantissimo, veramente veramente bella. Una cosa che si sente e che apprezzo tantissimo in R-Factor 2, ma si sente tantissimo anche qui per esempio, ed è poco evidente nella maggior parte degli altri giochi, in alcuni poco evidente, in alcuni totalmente assente, è quando per esempio dopo un rettilineo avete una curva da fare, quindi andate a premere sul freno in modo abbastanza pesante, come in questo caso, voi sentite che più toccate il freno e più il volante si vuole riaddrizzare. Questa è una sensazione bellissima, perché nella realtà così avviene. Cioè più le ruote tendono ad avere un attrito per frenarsi, in realtà si scatena sullo sterzo una forza che le vuole riallineare. Soprattutto anche i motociclisti capiscono molto bene questo, perché mai portare una frenata con la ruota con la moto piegata, perché nel momento stesso in cui siete in piega e iniziate a toccare il freno anche leggermente, la moto tende a riaddrizzarsi da sola, pesantemente a riaddrizzarsi da sola. E questa sensazione è molto nitida qua in questo gioco, ma come lo è su R-Factor 2. Aver toccato questi parametri, e li riutilizzerò anche per quel gioco lì, in realtà rende davvero piacevole e, per mio gusto personale, al giusto volume quel tipo di effetto là. Ma in realtà con 22 Nm, quelli che sono anche, ecco, per esempio se io passo qui sopra, lo sento molto, anche qui, vedete? Lo sento molto presente sul volante, ma non ingestibile come per esempio quando avevo utilizzato 21 Nm su Torque Capability. E questo sarà il motivo per cui lo andrò a rifare anche su R-Factor 2. Con questa distribuzione, perché quello aiuta le distribuzioni delle forze. Io ragazzi non voglio entrare troppo nel dettaglio, perché poi a molti piace, io mi sembra che la maggior parte delle persone non apprezzi tantissimo gli aspetti più tecnici, i vari perché e per come. Io vi dico provatelo, muovetevi intorno a quei valori lì e poi ditemi cosa ne pensate di giocare a Rennsport in questo modo qua. Ho sbagliato. Naturalmente questo tipo di settaggio, ritorniamo in pista. Questo tipo di settaggio è soprattutto specifico per basi naturalmente sopra i 20 Nm, perché sicuramente per basi meno potenti c'è un attimino da rivedere questa distribuzione. Secondo me non è adatta questo tipo di settaggio a basi che sfruttano meno forza. Cioè almeno questo può darsi, provatelo, ma non credo che vada bene. Sicuramente c'è da rivedere qualcosa. Però ragazzi, chi ha dal SimCube Sport in su, provate e poi mi dite. Voglio qua nei commenti qui sotto che mi dite cosa ne pensate. Io anche Vincenzo, che ho visto che l'ha provato, io non mi ricordo, ma molti video che ho visto, praticamente tutti i video che ho visto di chi ha provato Rennsport, nessuno ha fatto questa prova qua. A mio avviso è il game changer di questo gioco. Io non so quello che diventerà poi il force feedback, se cambierà, se lo stravolgeranno eccetera. La vedo dura, perché
ho capito che l'indirizzo è veramente R-Factor 2 centrico, perché è praticamente lui. È praticamente lui. I filtri infatti sono anche gli stessi. Ma anche l'effetto sulla macchina molto bello. La cosa è che ho provato anche le altre 3 auto, perché in totale sono 4, e le altre piste, mantenendo questi stessi settaggi. Ogni pista, ogni auto, naturalmente ogni auto in modo differente, ma tutte sono coerenti. Anzi, faccio una prova qui con voi. Andiamo a cambiare auto. Back to menu. Vediamo, Quick section. Che proviamo? Che volete vedere? Vi faccio vedere il BMW? Mettiamo il BMW. Eccoci qui con il BMW. Sempre a cannone qui sui box, tanto non ci interessa niente. No. Ah no, vedi, non la dà la penalità. Comunque credo che sia una pratica, una sorta di pratica. Anche qui molto bello guidare anche il BMW, e si sente anche, per esempio, quando passate sopra i cordoli, un effetto un pochino più smooth, cioè assorbe molto meglio rispetto per esempio al Mercedes. Anche a livello di handling di guida è un pochino più presente, per esempio si sente un pochino di più la presa anteriore, almeno da quello che sento io, rispetto al Mercedes. Comunque questo per dire che è molto carino l'effetto di cambiare auto e sentire una sensazione diversa, sentirsi proprio di star guidare un'auto diversa da quella che avete guidato prima, seppur sempre una GT3. Naturalmente io non ho toccato i setup, sto giocando proprio con il setup default, ma è un giretto proprio così per farvi vedere e parlarvi anche del feedback. Come vedete, stessi settaggi, l'auto si guida benissimo, bello. Forse ho detto un pochino troppo quella che è la sensazione dell'asfalto, dell'asperità dell'asfalto, proprio un velo troppo, con tutto che così la forza è spalmata molto meglio rispetto al settaggio che c'è di base, a quello che vi verrebbe naturale di settare. Ancora sono un pochino troppo. Naturalmente è molto piacevole comunque la guida. A me comunque il volante è abbastanza importante sulle mani, piace, la sensazione c'è tutta. Anche a livello grafico personalmente sono rimasto stupito, bello, è pieno di dettagli. Anche l'aliasing funziona benissimo, i colori di base non ho toccato niente sotto quel punto di vista, molto naturali. Io invece per esempio di solito tendo a desaturare tantissimo, ho frenato troppo presto, tendo sempre a desaturare un pochino i giochi perché mi piacciono dei colori più naturali, tendo sempre anche in quel caso a una sensazione più realistica. Qua non ho toccato niente, è comunque piacevole. Sicuramente li andrò a ritoccare quando ci giocherò un attimino per un po' più di tempo, ma già così mi piacciono molto. E la cosa che ho apprezzato, la parte del rendering è tutto su Epic, naturalmente, come il gioco uscito. Eccoci qua. Ho lasciato tutto come le impostazioni base, soltanto la parte del rendering dello specchietto sono basse di default. Il gioco gira benissimo con la mia 3080 100 fps, credo che siano rock solid perché il mio monitor è da 100 Hz ed è fluidissimo, mai un'incertezza, mai nulla. Io ero curioso soprattutto sotto il livello di force feedback, ma anche a livello grafico mi piace. Come dicevo, la parte del rendering in lontananza, come molti giochi di questo tipo, si va a creare mentre voi correte. Ma la cosa carina che ho riscontrato in questo gioco, per esempio a differenza di competizione, è le ombre, ragazzi. Finalmente finalmente questo cambiamento, questa creazione di ombre, seppur non è istantanea, quindi si vanno a creare mentre voi correte, però è fluido. Io invece su Assetto Corsa competizione, ma era un problema che riscontravo anche su Assetto Corsa normale, con tutto che nell'impostazione utilizzo ombre al massimo, a estremo di quella che è la possibilità di essere settata nel gioco, si vede sempre il momento in cui sono on off, cioè vanno a crearsi da un momento all'altro. Invece qua anche l'effetto di profondità, si vede che si crea qualcosa,
ma molto più piacevole, molto più fluido. Io adesso ci sto facendo caso perché lo voglio vedere, ma sono sicuro che mentre si è in gioco difficilmente ci si fa caso, cosa che invece su altri giochi un pochino lo noto molto molto di più. Quindi anche sotto il profilo grafico mi sembrano già molto avanti, davvero molto avanti. Personalmente a livello di guida mi piace veramente tanto. Non ci ho giocato tanto, ho passato più tempo per raggiungere questo risultato piuttosto che giocarci, vi dico la verità, anche perché poi io gioco prettamente in realtà virtuale, con il monitor sono veramente una schiappa atomica, però ero curioso di provarlo, ero curioso perché ne ho sentite tante, però come sempre io, anche youtuber che vedo con milioni di iscritti, in cui nel mondo di Rec Drive ci sono entrati l'altro giorno e quindi sento ogni volta raccontare anche delle cose che mi metto le mani nei pochi capelli che mi sono rimasti. Volevo metterci le mani io per capire che cosa si poteva fare per migliorarlo, ma giusto per farmi una mia opinione. Io faccio parte dello zoccolo duro del mondo di Rec Drive, anche nel forum di Granity Device, e sinceramente penso qua mi sono ammazzato, penso comunque di aver trovato una bella quadra su questo gioco. Io, per chiunque ha accesso alla closed beta, anzi vediamo qua mi fermo così ve la racconto e arriviamo alla parte finale, che poi per mettere in pausa e andare a fare le varie modifiche, la cosa particolare è che vi dovete fermare, perché guardate, allora vediamo, rifaccio continua, se voi state camminando e cliccate per uscire, la macchina continua ad andare. Questo sicuramente lo sistemeranno durante il gioco. Qua vedete tutte le varie opzioni, ma non è adesso una recensione del gioco, era più un volervi parlare del feedback. Vediamo di uscire, back to menu. Poi ragazzi, bonus track, si fanno sempre le gare, si parla sempre della miglior base eccetera eccetera. Io vi invito a fare questo test con la vostra base. Io non ci sono settaggi particolari, 22 Nm a cui è settato il mio SynCube 2. Vi faccio vedere adesso, appena mi metto sul dritto, provate a fare questo e mi raccontate poi nelle vostre esperienze che cosa succede. Senza mani, a parte che stiamo andando fuori strada, provateci, frenata, raccontatemi poi che succede alla vostra base. Ragazzi, bentornati, queste sono le mie prime impressioni su Rennsport, positive, personalmente molto positive. Quello che dico sempre, soprattutto quando si deve parlare di una periferica o in questo caso di un gioco, bisogna capire bene tutto come funziona per poterlo giudicare, perché sicuramente con una periferica diversa potrei ricevere un'idea diversa di quello che è il gioco, sicuramente con un settaggio diverso, soprattutto se io ragionassi come sono abituato a ragionare sempre, cioè quindi come tutti i giochi, come abbiamo fatto anche con R-Factor 2, andiamo a metterci come torque capability quella del volante che abbiamo settato, avrei avuto un'esperienza diversa. Nel momento in cui ho fatto lo switch per cercare di approfondire questo aspetto, l'esperienza di gioco per quanto mi riguarda è cambiata dal giorno alla notte. Naturalmente questo per me è il là a riprendere anche R-Factor 2 e utilizzare questo stesso approccio che ho avuto in Rennsport con quel gioco, perché a mio avviso sono, sotto il punto di vista di feedback, fratelli gemelli. E questo non può che farmi piacere, perché un R-Factor 2 con una grafica di questo tipo, sinceramente sono molto contento. Un R-Factor 2 con auto che non devo stare tutte le volte a cambiare un pochino alcuni parametri, sono molto contento. Io in realtà non lo utilizzo proprio perché per certe cose è un pochino macchinoso, ci sono combinazioni di auto che mi piacciono tanto, altre meno, piste sì, piste no. In questo momento 4 auto, 4 piste, tutte con la stessa coerenza, tutte con lo stesso piacere di guida. Personalmente io lo promuovo, siamo in beta, non sono convinto che sotto il punto di force feedback ci saranno stravolgimenti, proprio detto per la vicinanza lì, e quindi credo che la base sia quella, non so che altro possano inventarsi, piuttosto dobbiamo lavorare noi per cercare di capire qual è l'approccio per sfruttarla al meglio. E io ragazzi, visto che ho l'estrema convinzione che questo tipo di settaggio possa essere un game changer per quello che riguarda questo gioco e R-Factor 2, vi invito veramente a rilanciare Epic Game e rilanciare Rennsport e riprovarlo con questi settaggi.
Spero che il video vi sia piaciuto, cercherò di portare altri contenuti, magari qui nei commenti scrivetemi se avete qualche domanda più specifica, cercherò di fare dei micro contenuti per andare ad approfondire alcuni aspetti. Se magari chi ha basi diverse è interessato ad avere un settaggio, magari posso fare delle prove abbassando la forza del mio SyncQ2, quindi rendendola un pochino più simile a quella delle vostre basi, cercando un settaggio più adeguato a voi. Con questo ragazzi vi ricordo MDS Simparts, andatemi a cercare su Facebook, mettete un bel like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!